Capo Kamenyak non è un luogo che si visita per caso, è una scelta. È il posto in cui vai quando vuoi toglierti di dosso tutto quello che è organizzato, ordinato, previsto. Dopo città curate, lungomari eleganti e spiagge ben servite, arrivare qui in questa zona è come cambiare improvvisamente ritmo. Qui l'Istria smette di essere comoda e diventa essenziale. La strada che porta a Kamenyak è già parte dell'esperienza. Man mano che ti avvicini, l'asfalto lascia spazio allo sterrato, i cartelli diventano più radi, il paesaggio più aperto. Capisci subito che stai entrando in un'area diversa, meno addomesticata. Non ci sono grandi edifici, non ci sono file di hotel, non c'è una vera spiaggia principale. C'è una penisola che si allunga nel mare, brulla, ventosa, selvaggia. Capo Kamenyak è una riserva naturale protetta e lo si percepisce in ogni dettaglio. La costa è frastagliata, irregolare, fatta di scogli bassi, rocce chiare, piccole insenature che si aprono all'improvviso. Il mare qui cambia colore continuamente, dal turchese chiarissimo vicino alla riva al blu più intenso appena ti allontani di qualche metro. È uno dei mari più trasparenti dell'Istria e non serve cercare il punto giusto. Praticamente ovunque entri in acqua è bellissimo. Non esiste il concetto classico di spiaggia. Qui non si arriva con l'idea di stendere l'asciugamano davanti a uno stabilimento. Si parcheggia, si cammina, si esplora, si sceglie una caletta, uno scoglio piatto, un punto dove il mare sembra più invitante. Ed è proprio questo che rende Kamenyak speciale, la sensazione di libertà. Nessuno ti dice dove andare, quanto restare, cosa fare. Il mare è perfetto per nuotare, per fare snorkeling, per tuffarsi dagli scogli bassi. I fondali scendono rapidamente, l'acqua è limpida anche con il vento e il contatto con la natura è diretto. Qui senti il rumore delle onde, il vento che arriva dal largo, il sole che batte forte. È un mare fisico, quasi primitivo. Ma Kamenyak non è solo acqua, è anche silenzio, spazio, orizzonte. Nei giorni di vento l'aria è più fresca rispetto al resto dell'Istria e questo lo rende particolarmente piacevole anche in piena estate. Nei giorni calmi, invece, il mare diventa una tavola liscia e le calette sembrano piscine naturali. È un luogo che cambia faccia spesso e che va vissuto con un minimo di adattamento. Non è una destinazione per tutti, ed è giusto dirlo. Kamenyak non è comodo. Le strade sono sterrate, l'ombra non è ovunque, i servizi sono pochi e concentrati in punti specifici. Serve acqua, protezione dal sole, un minimo di spirito pratico, ma chi arriva preparato difficilmente se ne va deluso. Anzi, spesso è uno dei luoghi che restano più impressi di tutta la vacanza. C'è anche un lato più informale e rilassato, fatto di piccoli chioschi, bar spartani, musica leggera che arriva dal nulla. Posti dove fermarsi a bere qualcosa, mangiare qualcosa di semplice, guardare il mare senza fretta. Non rovinano il paesaggio, lo accompagnano. È un equilibrio sottile, ma funziona. Capo Kamenyak è il posto ideale per chi ama la natura, per chi non cerca comfort ma sensazioni. È perfetto per chi vuole passare una giornata intera al mare senza fare altro, per chi ha bisogno di staccare davvero, per chi vuole vedere un lato dell'Istria più crudo, meno filtrato. Non è romantico nel senso classico, non è elegante, non è gentile, è autentico. Inserirla in una vacanza istriana è come aprire una parentesi, anche solo per un giorno. Dopo città ordinate e spiagge organizzate, qui tutto si riduce all'essenziale: mare, roccia, cielo. E spesso è proprio questa semplicità estrema a rendere l'esperienza così potente. Questo posto è per l'avventuriero tranquillo, per chi cerca natura ma con preparazione, per lo snorkeler appassionato,
per chi misura la bellezza in trasparenza dell'acqua e non in servizi offerti, e per chi torna a casa stanco fisicamente ma rigenerato mentalmente. Ti entusiasma l'idea di passare una giornata camminando su rocce, esplorando calette, nuotando in acque profonde, mangiando panini portati da casa, senza doccia né wifi, solo tu e il mare? Se sì, sei nel posto giusto. Se l'idea ti spaventa o ti annoia, vai altrove. La riserva non cerca di piacerti, non fa sconti, non si adatta. O la accetti per quello che è, natura selvaggia che richiede rispetto e preparazione, oppure la trovi scomoda e deludente. Non c'è via di mezzo, ma per chi la capisce diventa il posto più bello di tutta l'Istria, il mare che ricordi per anni, la caletta dove vorresti tornare sempre. Alla fine è come un'amica sincera, non ti dice quello che vuoi sentire, ma quello che è vero. E proprio per questo è preziosa.